Buongiorno e benvenuti! Per vedere l'elefante, oggi parliamo di feci stantie. Feci stantie, proprio così. Addirittura ne abbiamo parlato già nella scorsa puntata. È un argomento scottante. È un argomento scottante per la diffusione capillare del problema. Le feci stantie, cioè tutte quelle feci che tutti coloro che regolarmente soffrono di stitichezza, che hanno problemi a liberarsi, accumulano nel corso del tempo. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, il peso di troppo, i 20-30 kg in più che ci portiamo sulle spalle, non sono composti solo di grasso, come noi siamo indotti così banalmente a pensare, ma si compongono sì di una parte di grasso, di feci stantie, di feci inespulse e di muco. E questa cosa è fondamentale. Quindi oggi parliamo delle feci stantie. Le feci stantie. Perché? Perché le feci lì non ci dovrebbero stare, no? Le feci dovrebbero uscire proporzionalmente al cibo, cioè voglio dire, qui sì, facciamo sempre dei ragionamenti spiccioli, ma come abbiamo già detto sono i ragionamenti che pagano, cioè le feci dovrebbero uscire in proporzione naturale rispetto a quello che si è mangiato. Fino lì non ci piove, cioè se noi mangiamo tutti i giorni dobbiamo uscire tutti i giorni, cioè, e pensiamo che il corpo sano si libera minimo una volta al giorno, se non di più, cioè nel momento in cui arriva nuovo materiale, il materiale viene spinto fuori, trova la sua strada e ciao ciao se ne ci lascia. Quando invece in gran parte noto di noi, di tutti noi, perché nessuno escluso, fortunatamente a me non succede più, ma per tanti anni anche io sono stata in questi dolorosi imbarazzi. Perché ci succede che non ci liberiamo dalle feci? Uno dice, ma sono così già da bambino. Ci sono tanti fattori insieme. C'è un fattore sicuramente di congestione interna, cioè il fatto che noi siamo iperalimentati, abbiamo una cultura che ci invita a fare 5 pasti al giorno, insomma siamo comunque iperalimentati, nel senso che il nostro organismo non ha il tempo materiale di finire di trasformare quello che abbiamo assunto in un pasto, che noi già subito dopo qualche ora siamo lì pronti a dargli nuovo cibo, e quindi interrompiamo, diciamo, il processo digestivo di quello che si era mangiato, e poi lì a seconda di cosa si era mangiato si entra in un... Comunque tutto questo accumularsi di interruzioni alla fase digestiva fa sì che ci sia una congestione interna, e questo provochi comunque feci più secche, meno idratazione già di suo. Appunto il poco tempo tra un pasto e l'altro, quindi sovraccaricare per far sì che sia congestionata tutta la zona intestinale. E anche non ricordiamoci i motivi tra virgolette emotivi, e dico tra virgolette perché i motivi emotivi sono i motivi comunque che ci spingono a vivere, no? Noi siamo vivi perché abbiamo delle emozioni, non solo perché ci svegliamo la mattina e perché apriamo gli occhi e perché mangiamo e perché insomma abbiamo le funzioni corporali, ma anche perché abbiamo un istinto alla vita, un istinto a fare le cose, e questo istinto ci viene dalla nostra anima, dalla nostra emotività, dal nostro percepire il mondo, dal nostro pensiero, da tutta questa parte immateriale. E quindi questa parte immateriale governa proprio la nostra vita, cioè bisogna che ce ne rendiamo conto. E quindi i motivi emotivi, che uno dice vabbè, motivi emotivi, no, i motivi emotivi sono, diciamo, fondamentali, diciamo che siano addirittura alla base di quello che poi succede all'interno del corpo a livello di congestione, no? E poi specialmente sulle feci ci sono tantissimi motivi emotivi, no?
nel senso che intorno alle feci diciamo che c'è una mitologia ancestrale, cioè le feci sono una delle prime cose con le quali veniamo a contatto, no? Abbiamo presente per i bambini e ci riportano a comportamenti innati che sono palesemente del mondo animale, perché il mondo animale comunica attraverso le feci, cioè attraverso gli ormoni, i feromoni, attraverso tutte le sostanze che sono veicolate nelle feci. Qualsiasi specie segna il suo territorio, eccetera, oppure fa i dispetti. Ci sono per esempio animali e anche umani che fanno i dispetti abbandonando le feci, è una delle prime cose, no? E se pensiamo a come possiamo avere già un problema di dissonanza cognitiva, no? Tutti quanti, pensiamo come siamo allevati, cioè noi nasciamo e le nostre feci sono preziosissime, no? Da una parte fanno schifo, che puzza il bambino, bisogna cambiarlo, però comunque per un certo periodo per il bambino le feci sono wow, motivo di vanto, guarda che bella cacca che ho fatto, hai fatto la cacca, brava amore, hai fatto la cacca, che bella la cacca, che bella la cacca. Improvvisamente non se ne può più parlare. La cacca diventa no, non si dice ma mi diventa la pupù, ci sono non se ne parla più. La cacca è importantissima e vi do una notizia enorme, una notiziona: tutti fanno la cacca, tutti fanno la cacca, quindi appunto non bisogna parlarne da adulti, per i neonati è un trofeo, per quelli più grandi è una fonte di risate. La cacca è sana, la cacca è vita, la cacca è vita. E sono delle affermazioni un po' punk, mi rendo conto, ma sono alla base dell'igienismo naturale. Le feci, la cacca, le feci, la cacca, le feci sono l'espressione della nostra salute. Vedete, anche io dico cacca e mi viene quel sottile senso di gioco come i bambini che fanno, e la cacca e tutte le cose collegate, i rumori, gli odori e quanto ne siamo vergognosi. E vi do una notizia, che se avrete la pazienza e la voglia di approcciare un percorso igienista, un percorso comunque di attenzione alla salute, un percorso tra virgolette virtuoso, la vostra cacca non puzzerà più e quindi non avrete più il problema di non poter fare la cacca quando non sono in giro, quando non sono a casa mia, perché poi la puzza, perché poi mi sentono, perché poi magari sporco, perché poi magari chissà che cosa succede. No, la vostra cacca sarà tranquillissima, bella, che arriverà semplicemente e sentirete proprio lo stimolo di dire oh cacca serena, ciao ovunque, proprio tranquillamente. Ci avviamo verso un processo di grande cambiamento. Le feci che problemi danno quando stanno lì? No? Intanto danno il problema che le scorie che non sono liberate restano nell'intestino, restano attaccate nelle anse intestinali. Voi sapete che l'intestino non è un'autostrada dritta, un tubo, ma ha tutte le sue beate circonvoluzioni per essere lungo quanto è e per stare tutto dentro alla pancia, ok? Quindi ci sono queste anse, giri, eccetera, e ci sono proprio zone nelle quali è facile che si creino, diciamo, degli accumuli. E quindi queste scorie che si accumulano magari si disidratano, si seccano anche, no? Dopo un po', e si incuneano e creano non delle ernie, ma delle protrusioni, delle sacche che vengono chiamate diverticoli, no? E quindi quando sentite gente che ha la diverticolite,
che è la malattia di quando queste sacche, che sono piene di cacca secca sostanzialmente, adesso la faccio veramente semplice, mi perdoneranno se ci sono cultori o tecnici, però qua bisogna parlare come se magna, anche perché se magna e se fa la cacca, qua si parla di cacca. E quindi questo è. E quindi si fermano nelle anse intestinali e fanno venire la diverticolite, per le quali la soluzione è, che è prospettata mediamente, quella chirurgica, ok? Perché può essere un motivo di infiammazione grave per l'organismo, importante e difficile anche da eliminare se arriva ad un certo livello. Quindi vogliamo farci qualcosa prima che arrivi a un certo livello? Vogliamo dire che dentro al nostro intestino non ci sono accumuli di cacche vecchie? Dai, almeno quello ce la possiamo fare, no? Come ci laviamo i denti, ce la possiamo anche fare con quello, È importante, è molto molto importante per la salute. E quindi la cacca comunque abbiamo detto che esprime il nostro stato d'animo, è sana, è vita, e anche lei è, anche il nostro modo di fare la cacca, come il nostro modo di mangiare, di ridere, di esistere, di pensare, è influenzato dalla nostra essenza emozionale, come abbiamo detto prima, animica, eccetera. E quindi, per esempio, se noi abbiamo paura, ci dobbiamo difendere da un dolore o ci dobbiamo difendere da una minaccia, notiamo che abbiamo l'irrigidimento del colon, quello che magari viene chiamato anche colite, no? Oppure se noi siamo estremamente disponibili o estremamente stanchi o estremamente proni a lasciarci invadere, notiamo che spesso ci sono collegamenti con parassiti. I parassiti ne abbiamo già parlato e andatevi a rivedere la puntata perché è interessante. E i polipi, come tutti i polipi, come tutte le escrescenze, se noi andiamo a vedere che cosa sta succedendo nella vita, polipi anche intestinali, che sono un po' come al contrario dei diverticoli, no? Che invece sono roba che si tiene lì perché vogliamo tenere lì, perché vogliamo trattenere lì. I polipi è una situazione spesso e volentieri dove si vorrebbe uscire dall'influenza magari di qualcuno che ci sta facendo sentire sporchi. Comunque, la stitichezza rivela che noi abbiamo dei desideri inesauditi, che magari c'è stato un ostacolo, insomma, che ci sono delle cose che non stanno andando come proprio, noi siamo belli rilassati. Tant'è vero che le feci secche e dure sono paragonabili al blocco dei desideri, no? Così come al contrario la diarrea è una forma di scarica, è un modo di scaricare, è proprio una scarica vera e propria, può venire anche per paura, prima di un esame, prima o dopo una situazione emotivamente coinvolgente, no? Quindi anche lì vedete come l'emotività che scatena, che provoca la mobilità dell'intestino, no? E voi avete mai osservato le vostre feci? Di solito si tende a non guardare, pulire tutto il prima possibile, mettere lo sterilizzatore, e invece io vi consiglio, per la vostra salute, per la vostra cultura, anche perché è importante, ma mi fa schifo, però è una delle cose della vita proprio primarie, cioè senza la cacca non c'è la vita, la cacca è concime, tra virgolette. La cacca è biologica, la cacca è il prodotto della nostra vita, no? E quindi, cioè, vincere lo schifo o comunque chiedersi quantomeno come mai mi fanno schifo le cose della vita, questa può essere una cosa importante. Comunque ragazzi, come normalizzare le nostre feci?
E sicuramente noi possiamo intervenire sul nostro organismo e il metodo che io conosco più veloce, più efficace, senza troppe perdite di tempo, giri di parole, eccetera, eccetera, è un reset. Il reset che io lo do come un periodo di detox tosta, di digiuno intermittente, di digiuno vero e proprio, a secco, ad acqua, a succhi filtrati, poi per ognuno con la sua forma, però proprio stop, dare modo proprio all'organismo di finire, diciamo, di processare tutto quello che abbiamo introdotto e poi di farlo riposare per qualche giorno. E un'altra cosa molto importante è la pratica del clistere, della quale parleremo nelle prossime puntate, ma vi voglio accennare per chi di voi ancora sa o si ricorda che cos'è enteroclisma o clistere, ed è una pratica ottima perché ci aiuta, specialmente nel caso delle feci stantie e delle feci indurite, ad andare a disincrostare proprio fisicamente, aggiunge acqua e quindi idrata e quindi fa in modo che queste masse risecchite, secche, possano idratarsi e quindi piano piano anche loro avviarsi verso dove erano originariamente state concepite. Comunque per chi fosse interessato a un periodo di detox, di digiuno intermittente, vi lascio le info in descrizione. E feci, osservate le vostre feci. Questa è la pillola di igienismo per vedere l'elefante, la rubrica di cultura alternativa. Un abbraccio da Isa, ciao, a presto.